Nella vita, nel calcio in particolare, non si può sempre vincere, ma l'obiettivo è arrivare sempre vicini. Pep Guardiola. È verissima questa frase. Ho detto che io debba dire che è vero che dice Pep Guardiola, è ridicolo a prescindere, ma comunque ti dirò ancora di più. C'è una bellissima serie televisiva che consiglio a tutti, in Italia non è particolarmente nuova, si chiama Ted Lasso, è di Apple TV. Okay. E racconta la storia, non vi spoilerò nulla, sono 3 stagioni, ora fra un po' parte la quarta, di un allenatore di football americano che viene chiamato in America, viene chiamato a gestire una squadra di serie di Premier League inglese. Vedetelo così capite di che si tratta. E a un certo punto lui diventa rivale e amico di Pep Guardiola. E si dicono quello che conta è diventare e aiutare i propri calciatori a diventare la versione migliore di se stessi. Ecco, secondo me, tornando anche alla domanda iniziale su come si fa a vincere la Coppa dei Campioni, tu nella Coppa dei Campioni non puoi essere certo che la vinci, è impossibile. A meno che tu non sia veramente il Brasile degli anni 60-70, cioè, ma anche in quel caso, per esempio il Brasile dell'82 era chiaramente la squadra più forte e ha perso. Cioè, però devi creare le condizioni della mentalità nelle scelte quotidiane che fai per essere, uno, la versione migliore di te stesso, che vale sempre nella vita, e due, per avvicinarti all'obiettivo, perché la probabilità che tu prima o poi lo prenda quell'obiettivo, ovviamente, questo è banalissimo, pensa a Zverev, il giocatore di tennis. Lui, poraccio, finalmente a Roland Garros, l'ultimo Roland Garros, ha vinto il suo primo slam dopo aver perso 4-5 finali. La finale seguente, quella con Sinner a Wimbledon, ora l'ha persa, ma era chiaramente un giocatore diverso. Si era liberato mentalmente. L'Italia non ha perso contro la Bosnia perché eravamo più scarsi, e perché avevamo paura. Perché sentivi 60 milioni di persone sulle tue spalle. Se tu arrivi sempre, se diventa ovvio fare una certa cosa, allora quella cosa la farai in scioltezza e potrai darti un obiettivo superiore. Se tu arrivi ai quarti di finale di Champions League tutti gli anni, allora non solo hai i mezzi economici per i soldi che guadagni per comprare giocatori migliori, ma diventa casa tua. Diceva Lautaro qualche giorno, ieri in realtà, Leo Messi non è solamente un grande giocatore, non è neanche solamente uno che ti dice mettiti là perché fra 5 minuti ti passo la palla e segni, come ha fatto, non so se l'hai visto, il gol del 2-1 finale. Lui praticamente ha dato, è vero che c'erano 4 bischeri pilastri inglesi fermi, va bene, ma ha dato la palla a Lautaro Martinez saltando molto alto, lo potevo fare anche io, cioè gli ha dato proprio sul, lui deve fare puff e spingerla in porta. Ma non è neanche questo, non solo fai dribbling, non solo ti dice mettiti là che fra un po' ti tiro, ma ti immagina la realtà. Ti dice noi vinceremo perché faremo queste cose, giocheremo in questa maniera. Cioè, perché lui è, tornando anche al discorso, no, del senso del ragno del professore, lui ha interiorizzato così tanto il calcio ad un certo livello che riesce a capire dove andrà la partita prima che la partita cominci o prima che accadano le azioni. Questo lo puoi fare, va bene, se sei Leo Messi, ovviamente. France, dico a mio figlio, lo sto citando tantissimo, quindi penso tu possa avere ragione e basta, però. Detto questo, perché ora me la farà pagare, non questo, ma quello poi quando lo chiamo, però l'aspetto importante è questo lo ottieni se arrivare ai quarti di finale di Champions League o arrivare ai quarti di Coppa dei Campioni è il tuo standard. Il Brasile è nelle stesse condizioni dell'Italia, un po' meglio perché la competizione in Sud America per andare ai mondiali è inferiore rispetto a quella che c'è in Europa, ma è lo stesso problema, hanno paura. Hanno meno talento, ma hanno anche paura. Come fai a calibrare il cervello per far sì che questo sia il tuo standard? Ogni giorno ti svegli, ora così sembrerà una persona, non porto il cilicio, non mi picchio, non sono masochista, state tranquilli, però è un meccanismo in cui tutte le mattine tu ti svegli ed è complicato, sì, ora al mio livello no onestamente, però pensa a Pep Guardiola, pensa a Klopp,
l'allenatore che allenava, perché a un certo punto gli allenatori mollano per qualche anno? Perché lo La stress pressione. di alzarsi tutte le mattine e dover essere Pep Guardiola, ora anche per Pep Guardiola deve essere enorme, ma è l'unica maniera. Congratulazioni, sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo, clicca qui. Cosa aspetti?